Melograno di Russi, antichissima varietà, ha la prerogativa di rimanere anche a completa maturazione con questa sua buccia esterna verde brillante, ma dentro troveremo dei chicchi grandi, dolci, succosi, senza acidità. Ragazzi, il sapore posso assicurarvi che è dolcissimo e somiglia più ad un mix tra una ciliegia ed un'anguria che ad una melagrana. Posso assicurarvi che è una bontà. Il nome Lorussi lo prende dal paesino dove è stata scoperta la pianta madre, poi sono state fatte un po' di piantine ed una, eccola qua, ce l'abbiamo qui di fronte. Ragazzi, poi queste melegrane posso assicurarvi che anche quando è settembre e ancora dentro non sono perfettamente mature, sono sempre dolcissime, succose e dissetanti. È una pianta che ha un'ottima allegagione e quindi è molto generosa nella fruttificazione. Vi consiglio di diradare un po' i frutti per aumentare la pezzatura della melagrana fino a raggiungere magari melagrane di questa pezzatura qua, circa 15 cm di diametro. I frutti poi che stanno in ombra saranno sempre belli verdi, guardate che brillantezza, quelli che vengono colpiti dal sole acquisiscono qualche sfumatura rossastra. Un piccolo difetto però ce l'ha, ma può essere anche evitato. Essendo un frutto con una buccia sottilissima, se noi gli facciamo soffrire la siccità durante l'estate e poi arriva la pioggia, i chicchi all'interno crescono velocemente, la buccia esterna non riesce a contenere l'espansione dei chicchi, ecco quello che accade, la buccia si spacca. E allora cosa dobbiamo fare per evitare questo problema? Dobbiamo sempre annaffiare la pianta durante l'estate, non gli facciamo assolutamente sentire la sete. Hanno però un bel po' di spine ad ogni piccolo rametto e ad ogni termine del rametto c'è sempre una spina aguzza. Sono delle varietà antiche e non ci possiamo far nulla. La buccia è sempre molto sottile. Adesso ne apriamo una e mettiamo a confronto una melagrana di Russi con una melagrana dente di cavallo. Prendiamo direttamente questa qua che sta appoggiando sul tettino della mia casetta. Eccola qua. Siamo pronti all'apertura di questi frutti. Sulla destra avete una melagrana normalissima, sulla sinistra la di Russi. Allora, apriamo innanzitutto la melagrana che tutti conosciamo, un taglio passando un po' così a caso, giriamo il frutto e vediamo i chicchi all'interno. Eccoli qua. Vedete, questa è una dente di cavallo, ha dei chicchi in questo modo qui, di questa colorazione. Apriamo adesso invece la melagrana di Russi. Facciamo sempre un taglio circolare ed andiamo ad aprire la melagrana. Guardate qua, ragazzi, che colore! Ma dovete sentire poi il profumo. Mi dispiace che non potete sentire il sapore. Guardate come è piena rispetto all'altra melagrana. La differenza c'è e c'è tutta. Mi dispiace solamente non potervela far assaggiare. Guardate qua, togliendo la piccola e sottile buccia che si riesce a scoprire qua sotto. Guardate che colore vinaccia, guardate che roba, cioè anche semplice da sgranare, io non resisto. Scusatemi ragazzi, ha un sapore stupendo, ha un sapore più simile ad un mix tra una ciliegia ed una fragola, ma poi è succosa. Guardate qua come mi ha subito inumidito le mani. Ragazzi, un bel mi piace, vi saluto qui, un abbraccio a tutti, ci vediamo alla prossima, poi mi raccomando, sempre in gamba e prodotti biologici. Ciao a tutti da Pier Giorgio.